Ciao a tutti, oggi preparo con voi i maxi calzoni al forno. Questa ricetta è davvero strepitosa, dovete farla assolutamente con me. Iniziamo. Partiamo dall'acqua. Sciogliamo il lievito nell'acqua. L'acqua è a temperatura ambiente, il lievito normalissimo lievito di birra, quello del cubetto. Ora mettiamo la farina, mescoliamo un po' con la forchetta, ora mettiamo il sale, mettiamo nell'impastatrice, volendo potete fare tranquillamente tutto a mano, e facciamo impastare per 10-12 minuti. Passati 12-13 minuti spegniamo e trasferiamo l'impasto sulla spianatoia. Perfetto. Ora lo rilavoriamo un po' con le mani. Raccogliamo un po' della farina che sta sulla spianatoia e ora spennelliamo con un po' di olio extravergine di oliva il fondo e i bordi di un recipiente capiente. Poi mettiamo l'impasto, copriamo con il coperchio e facciamo lievitare per 7 ore. Per far lievitare per 7 ore al meglio l'impasto c'è bisogno di una temperatura compresa tra i 22 e i 26 gradi. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna mettere il contenitore con l'impasto, a meno che in casa non ci sia già questa temperatura, o nel forno tenendo la lucettina accesa, o altrimenti, come spesso faccio io, mettendolo in 1 o 2 plate. A più tardi. Passate 7 ore, guardate com'è cresciuto questo impastone. Adesso vedete come si stacca bene. Lo portiamo sulla spianatoia, mettiamo un po' di farina sotto, ecco qua, un po' di farina anche qui, ecco qui. E adesso, fatta la forma di un filone, lo tagliamo in 4 parti uguali. Io lo taglio in 4 parti uguali perché ho le teglie tutte della stessa dimensione. Voi regolatevi in base alle teglie che avete. Per una teglia del diametro di 30-33 cm ci vogliono più o meno 250-300 grammi di impasto. Facciamo le palline e poi ogni pallina la mettiamo direttamente in teglia, in maniera tale che dopo possiamo stenderla facilmente. In ogni teglia però mettiamo un po' di olio, così. Perfetto, adesso mettiamo nel forno con la luce del forno accesa, sempre a una temperatura tra 22 e 26 gradi, e facciamo lievitare per altre 2 ore. A dopo. Comincio a preparare il condimento. Metto in una bowl 2 mestolini di salsa di pomodoro, aggiungo un filo d'olio, pizzichino di sale, mescolo con un cucchiaio e metto da parte. Ora taglio la mozzarella,
a cubetti e man mano che la taglio la metto a sgocciolare in uno scolapasta con un piatto o un recipiente sotto. Tagliata la mozzarella, io vi devo dire una cosa, adoro il calzone con la scamorza affumicata, però siccome la scamorza ritengo che sia un po' troppo secca poi nel calzone, allora che faccio? La mischio alla mozzarella o alla provola. Quindi taglio anche la scamorza affumicata a cubetti e solo per comodità la unisco alla mozzarella che sta sgocciolando. Tagliata tutta la scamorza affumicata, la mettiamo da parte. Ora taglio a striscioline il salame napoletano. Metto tutto in un piatto. Ora taglio il salame milanese e lo mischio con quello napoletano. Tagliato tutto, mettiamo da parte e adesso tagliamo a striscioline il prosciutto cotto. Tagliato tutto il prosciutto cotto, mettiamo da parte e mi sa che posso andare a togliere i panetti dal forno. Eccoci qui, dopo 2 ore, guardate qui com'è cresciuto ancora. Adesso mi bagno un po' i polpastrelli con dell'olio e comincio a stendere come se volessi fare la pizza, dall'interno sempre verso l'esterno, come per la pizza. Guardate come in un attimo si fa. Perciò ho preferito, per chi non è pratico, ho preferito far finire di lievitare direttamente il panetto in teglia. Ecco qua. Adesso su una metà mettiamo la mozzarella e la scamorza affumicata, lasciando qualche centimetro, guardate, per poi chiudere. Mettiamo il prosciutto cotto. E chiudiamo. Guardate, semplicemente così. Facciamo aderire la parte di sopra a quella di sotto. E premiamo forte. Volendo possiamo fare questa operazione anche con la forchetta. Ora sopra potete metterci un po' di salsa di pomodoro o in alternativa un'emulsione fatta con acqua e olio. Pennelliamo un po' con un pennellino e con la forchetta andiamo a bucherellare per far sì che l'aria interna possa facilmente fuoriuscire. Ora preparo quello con il salame. Ho già acceso il forno e lo sto preriscaldando in modalità statica a 200 gradi. Il forno accendetelo sempre almeno un quarto d'ora prima. E nel forno vi consiglio, questo è il primo dei 2 trucchetti, di mettere una ciotolina, una adatta al forno chiaramente, con dell'acqua in maniera da creare umidità. Messa mozzarella e scamorza, mettiamo il salame. Perfetto. Chiudiamo.
E su questo qui con il salame, anziché mettere la salsa di pomodoro, ci mettiamo un'emulsione fatta con olio e acqua. Mentre spennello vi dico anche che ora vado ad infornare per circa 20 minuti. Poi metto nella parte alta del forno e faccio cuocere per altri 5-6 minuti. A tra poco. Ecco qui, ho appena tolto dal forno i primi 2 calzoni. Adesso canovaccio umido, li copro e li faccio stare così ad intiepidire per 10 minuti. A tra un po'. Passati 10 minuti possiamo togliere i canovacci. Adesso li taglio perché ovviamente devo assaggiare con voi. Vediamo un po'. Guardate com'è morbido. Devo assolutamente assaggiare con voi, ma prima tagliamo un attimo l'altro. Scotta un po'. Assaggio prima quello lì con il cotto su cui ho messo la salsa di pomodoro. Non vi dico niente. Ora assaggio questo qui bianco fuori col salame. Dovete fare assolutamente questi calzoni al forno. Trovate ingredienti e dosi e procedimento qui sotto. Fateli e fatemi sapere tramite i commenti che cosa ne pensate e mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Io per il momento vi saluto e come al solito vi auguro buon appetito!